Trattala come tale, non abusarne. Ciao, benvenuto, benvenuta. Questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 234. In quale energia mi trovo in questo momento? Quale energia sto attirando nella mia vita e come questa si concretizzerà nella mia dimensione quotidiana? Lo andremo a chiedere alle nostre tre varianti di oggi. Oggi tre varianti che non sono simboleggiate da pietre, ma da tre differenti mazzi, tre mazzi che di recente sono entrati a far parte della collezione della Lucerna di Cronos, tre mazzi ispirati all'arte di tre illustratori veramente molto bravi dei primi del Novecento, tre mazzi che sono belli graficamente, molto avvolgenti e comunicativi a livello di energie. Te li vado a presentare. Il primo è il Rackham Tarot, il secondo è il Dulac Tarot e il terzo infine è il Bauer Tarot. Tutte e tre le varianti saranno comunque introdotte dal tarocco dorato degli Estensi e come oracolo avremo poi il Woodland Wardens. Andiamo quindi a scoprire con le nostre tre varianti quale energia stai per attirare nella tua vita e come questa si concretizzerà nella tua dimensione quotidiana. Prima però voglio ricordarti che da luglio parte il nuovo corso di cartomanzia della Lucerna di Cronos e risponde anche alle istanze di molti utenti che mi avevano chiesto un corso più sperimentale, più creativo, dove magari si preferisse più il lato di sperimentazione, di laboratorio col tarocco e che quindi fosse meno oneroso in termini energetici e di studio e anche in termini economici, perché no? Bene, da luglio a settembre parte questa nuova avventura. Se sei interessato o interessata puoi contattarmi al numero 388 577 6772. Ovviamente ci sarà anche la pausa estiva, questo ci tengo a dirlo. E a proposito di pause voglio anche ricordarti che da questo giugno 2023 i consulti personali si tengono solamente dal lunedì al giovedì, fino a data da definire. Bene, possiamo passare alle nostre tre varianti. Quale energia sto attirando nella mia vita? Ovviamente però prima sigla! Arthur Rackham Tarot. Vediamo per te che hai scelto questa variante che cosa stai attirando nella tua vita. Focalizziamo le energie in cui sei in questo momento però con il mazzo dei tarocchi dorati estensi. Sai quanto io ami questo mazzo. In generale amo tutti i mazzi che ho comprato, però con questo c'è sempre stata un'interazione abbastanza importante. Andiamo a vedere, cade la carta del 5 di denari, la teniamo. Per te che hai scelto la variante del Rackham Tarot, energeticamente in questo momento dove sei, l'eremita, la regina di coppe, il 3 di denari. Sicuramente quello che colpisce è un 5 di denari che è voluto uscire un po' a dettare la linea su queste carte che per loro natura non sono nemmeno carte così terribili. In una stesura un eremita lascia intravedere la saggezza, le esperienze accumulate, lascia intravedere l'essere un faro prima per se stessi e poi per gli altri. L'eremita
in questa edizione no, ma in generale viene rappresentato che fa luce con la propria lanterna, la lanterna dell'esperienza. Ed è interessante perché mi colpisce già a livello visuale un po' la contrapposizione fra questo eremita che ha la clessidra e questa regina di coppe che ha la coppa. Sembra che l'uno porga all'altro. È vero che qua c'è un personaggio che però risulta incatenato, se vedi. Quindi già questo potrebbe darci una traccia di lavoro, ma noi dobbiamo legarla anche a un 3 di denari, che non è una carta negativa, una carta di contatti, una carta di crescita, una carta di opere materiali, di costruzione, evoluzione dei rapporti personali, dei rapporti lavorativi. Insomma, è una carta che comunque lascia intravedere un movimento. La griglia su cui possiamo andare a costruire un po' il livello energetico in cui sei tu, quindi alla luce delle poche considerazioni fatte in apertura, ci lascia intravedere una persona che sta attendendo. L'eremita è comunque il signore del tempo, il tempo se lo gestisce, se lo lascia scivolare addosso, per sua natura è atemporale, ma paradossalmente si scontra con una regina di coppe. Carta bellissima, carta creativa, carta di arte, carta di comunicazione, carta di persona che è centrale alla propria esperienza, ma anche carta di profonda lentezza. Non è una carta di movimento, è la carta della staticità, certo del bello, ma anche della staticità. Un 5 di denari è una carta che parla di eccessivo dispendio energetico e qualora anche ve ne fosse la possibilità dell'aiuto di persone esterne oppure della richiesta di aiuto a persone esterne. Il quadro si fa un po' più completo, qui c'è una persona che attende. Attende cosa? Attende il 3 di denari. Attende il 3 di denari come un'occasione, come un momento nel quale forse può far valere la propria esperienza o il proprio giudizio su qualcosa. Ma la staticità di una regina di coppe rischia anche di diventare capricciosa. Questo è in negativo uno degli aspetti della regina di coppe, distruttiva e capricciosa, così come l'eremita nel suo aspetto negativo diventa la persona che rimpiange e che il tempo invece di viverlo lo subisce. La dicotomia che ne viene fuori è quella di una persona che forse sta vivendo in maniera molto convinta il proprio tempo, sapendo che comunque c'è uno sblocco da portare, c'è un qualcosa da rivedere, c'è un qualcosa da poter considerare una nuova occasione. Un 3 di denari è, ti ripeto, l'avviarsi verso una crescita. Alla fine nota Jodorowsky che i 3 sono sempre l'avviare il passo dopo il 2 che era il teorizzare il passo. Lui non dice proprio così, ma il succo è questo. Quindi qui c'è un qualcuno che sta aspettando e percepisce forse il tempo un po' come capriccioso e magari spesso cade un po' anche in quello che potrebbe essere il rimpianto del tempo. Forse è la ricerca della bellezza, dell'armonia che vuoi poter riuscire a raggiungere, e questo forse potrebbe essere veramente il motivo per cui una bellezza, un'armonia, che poi sia in amore o nel lavoro, sembri averla lasciata nel passato e quindi implori un po' l'aiuto di questo fato che riesca a portarti una dinamicità che ti permetta magari anche di cancellare il rimpianto, un po' come se tanti impegni, tante situazioni non ti permettessero di soffermarti a percepire la bellezza del bello, perché fondamentalmente il bello lo hai lasciato nel passato e magari ti ferisce pensare al fatto che hai bruciato quell'occasione lavorativa, hai perso quell'occasione d'amore, hai lasciato indietro quell'amicizia, quella persona, quel parente, insomma quella situazione che forse ti risuonava, ti completava veramente a livello animico, al di là poi delle espressioni umane che possono essere appunto amore, amicizia, eccetera, eccetera. E quindi qui forse si vive un po' in una staticità di rimpianti, sentendoci forse in una gabbia dorata, però si ha la percezione che non sia detta l'ultima parola.
anche se non vedo uscite a quella che è la mia situazione, io so che comunque questo 3 di denari agirà. Certamente qua può esserci un qualcuno che con una regina di coppe e con un 3 di denari che rappresenta anche l'estro creativo vorrebbe avere di nuovo la possibilità di mettere a frutto il proprio talento, di poter dire la sua su una situazione precedente. Un eremita è sempre un ponte fra il passato e il futuro. Ma di questo eremita diventa succube nel momento in cui si scontra appunto con una regina di coppe, laddove io porgo, dice l'eremita, questa clessidra che è un po' simbolo del tempo che devo imparare a gestire. Di là mi viene offerta una coppa nella quale un po' questa clessidra si annulla, nella quale i grani del tempo sembrano sciogliersi, e questa coppa forse io non voglio vederla, perché comunque mi rappresenta un po' quello che è il rimpianto di un qualcosa che ormai io credo che debba non allontanarsi dalla mia vita, ma che forse in realtà debba semplicemente trasmutare in qualcos'altro. Ecco perché questo 3 di denari ci dice che comunque la consapevolezza c'è da avviare, il primo passo è sempre mentale e l'aiuto che ci diamo è sempre mentale inizialmente, poi dopo si concretizza nel fisico, ma la decisione e l'aiuto sono sempre mentali. Il 5 di denari potrebbe essere anche un momento di difficoltà economica dovuto magari a quelle che sono spese che si potevano forse anche evitare con una regina di coppe, che in quanto carta legata al lusso, alla bellezza, non parla certo di superfluo, però parla sicuramente di spese costose, quello sì, forse potevamo evitarcelo, ma anche qui c'è la consapevolezza con un 3 di denari che poi alla fine si riuscirà ad uscire da questa situazione. Non sappiamo quando, non sappiamo come, ma certamente ci riusciremo. Un 3 di denari, ti ripeto, è una carta di grande speranza. È questo eremita che forse guarda troppo al passato. Che cosa ho perso, che cosa potevo avere, che cosa avrei potuto sondare in maniera migliore, in maniera più approfondita, a cosa avrei potuto consacrare il mio tempo, perché ho scelto di non farlo e perché ogni volta che vado avanti questa regina di coppe torna ad offrirmi questa coppa che per me rappresenta un po' un calice, non dico amaro, ma dico un qualcosa che mi crea un momento di confusione, una sorta di droga, pharmakos, come ho detto in un interattivo recente, che in magia veniva usato anche come sinonimo di preparato magico. Ecco, c'è questo perdersi un po', rimanere sospesi in modo atemporale fra il passato e il futuro, ma non come persone che hanno ben chiaro dove il futuro ci porterà, piuttosto che attendono che l'estro, che la comunicazione, che l'aiuto, che l'indicazione giunga per estrapolare da loro stessi, perché poi in realtà tu, se ti riconosci in questa descrizione, non hai bisogno che qualcuno venga a dirti devi fare, tu hai bisogno che qualcuno venga a dirti puoi estrarre da te questa forza. È solo quello che ti serve, perché tu già ce l'hai questa forza, devi solo riuscire a portare questo 3 di denari sopra un binario che sia più intimo, quindi in realtà la comunicazione è più da riprendere con te stesso, te stessa, quel te stesso, te stessa, quella parte di te che ancora guarda a questo 5 di denari con una sensazione di perdita e di disillusione. È un po' questa l'energia, è un'energia buona, perché poi alla fine un 3 di denari non te lo posso dare in negativo, però buona al 60%, c'è questo 40% che guarda la perdita, guarda ciò che forse non c'è più e forse lo sta anche elaborando, forse sta accettando di bere il calice della regina di coppe, però lo fa con pesantezza, lo fa consapevole del fatto che questo forse potrebbe costargli altro tempo. Il concetto di tempo qui sembra essere molto importante. Quanto tempo ho speso, quanto tempo ho perso, quanto tempo avrei potuto usare,
Quanto tempo ancora dovrò attendere? Quanto tempo ancora dovrò lottare? Quanto tempo ancora dovrò sperare? Sembrano queste le domande che ti poni. Sì, sembrano proprio queste. Adimati, dicevano i babilonesi, fino a quando? Era proprio una forma rituale di preghiera. Si andava dal Dio con la preghiera Adimati e si diceva: fino a quando mi costringerai a vivere questo momento. Andiamo a vedere che cosa stai attirando tu che hai scelto la variante del Rakam Tarot. Mazzo meraviglioso che, un po' come tutti i mazzi, c'è una bella interazione. Ho notato che risponde in maniera molto 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 forte, molto bella. I mazzi che ho preso mi ci sto armonizzando in maniera molto bella, veramente. Andiamo a vedere per te che hai scelto la variante del Rakam Tarot che cosa stai attirando nella tua vita. Il bagattello non è male, dai. Il 2 di denari. Il 2 di spade. Il giudizio. Vediamo un pochino. Il carro. Qui c'è uno spostamento, 2 di denari su carro è sicuramente un viaggio e non è mentale, io credo, qua è proprio fisico, poi grande o piccolo che sia, il 2 di denari può essere uno spostamento mentale, un ripensamento, così come il carro può essere un cambiamento caratteriale, ok, però in realtà il 2 di denari è più proprio quello che è un camminare per la propria realizzazione in senso fisico, così come il carro è una carta di carriera. Quindi sono molto più forti i significati pragmatici, essendo il denaro un simbolo legato alla terra, il carro ok è un arcano maggiore, però già l'idea di carro, beh. Il cavallo di bastoni addirittura, assolutamente te lo confermo. E poi la luna. Andiamo ad estrarre anche il Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante del Rakam Tarot, e vediamo che cosa vuole aggiungere. L'anguilla e l'iris. Di cosa ho bisogno per sentirmi sicuro, ci dice la carta dell'anguilla e l'iris. Potresti essere stato o stata vittima di un tradimento, di un'illusione, di una disillusione che hanno pesantemente influenzato il tuo approccio al mondo, alla società, alle persone. Ecco che un 2 di denari con un bagattello viene a portarti una rinascita, ma sempre sull'onda di quello che è il misurarti con quello che è stato il tuo passato. È probabile che l'universo voglia che tu ti ribelli, cavallo di bastoni, ad un momento di quiete, forse anche forzata. Il sorridere forzatamente alle situazioni, alle persone non è mai buono. Un carro ci dice che la tua determinazione, la tua grinta, che ora forse è un po' stemprata nella nostalgia, nella paura di essere di nuovo ferito, ferita o di ferire il prossimo, sono al momento troppo invalidanti, e quindi un giudizio, un risveglio spirituale che ti porta a una più profonda connessione
con te stesso, te stessa, e che riesce a farti dare un colpo di spugna, probabilmente anche addirittura in maniera fisica, su quelli che sono gli eventi del passato. Quel chiarimento che attendi potrebbe arrivare, quella misurarsi con la persona o con la situazione che nel passato ti ha visto sconfitto o sconfitta potrebbe arrivare. Certamente non si può ridurre semplicemente a un riproporre del destino una dinamica precedente che ti ha visto sconfitto o sconfitta e che ora viene a portare un nuovo equilibrio. Sicuramente per alcuni questa cosa ci sarà, il bagattello e la capacità di affrontare anche in maniera completamente nuova situazioni che si ripresentano con un giudizio e con una luna che ci hanno segnato. E quindi questo potrebbe essere il primo degli insegnamenti che andiamo ad evincere dalle carte che sono uscite, compresa la carta dell'anguilla e l'iris, di che cosa ho bisogno ora, come posso elaborare la ferita che ho. Ma non è solo questo quello che vai ad attirare in questo momento. In maniera più pragmatica probabilmente per te c'è effettivamente un viaggio che però credo verrà rimandato. E quello potrebbe essere per te un segno che forse devi direzionare le tue energie in altre situazioni, verso altri progetti. Può essere l'appuntamento rimandato, può essere il colloquio di lavoro rimandato, può essere la vacanza rimandata, ma è come se questo cavallo di bastoni ti dicesse: bene, il fato questa volta ti ha giocato un brutto scherzo, ti ha fatto programmare qualcosa che però poi ha cambiato direzione. E tu fregalo, tu scegli un'altra di direzione, tu cogli l'occasione per crearti un'altra direzione. Aspetto questo momento, aspetto questa persona, aspetto questo colloquio di lavoro, aspetto il momento in cui conoscerò in maniera più approfondita la tal persona, aspetto il momento in cui l'ex mi si ripresenterà davanti. Il fato ti dice: ok, ti accontento, e tu digli: no, sono capriccioso come quella regina di coppe prima, vado oltre. Qui ti viene dato il libero arbitrio di scegliere su una situazione che ti vede comunque spostarti fisicamente, ma che poi per te rischia di diventare un'ulteriore trappola. Ecco perché ti vedo ribellare, ti vedo rivendicare questa tua grinta di cavallo di bastoni e questa tua grinta anche di carro, e soprattutto ti vedo rivendicare la fantasia di scegliere la tua illuminazione. Per alcuni qua potrebbe essere veramente un risveglio dovuto a pratiche spirituali che influenzano corpo e spirito. Del resto un 2 di denari rappresenta tutta l'inquietudine del guardare un po' i sentieri di realizzazione, il cercare di comprendere come dobbiamo avviarci. Un 2 di spade è forse riuscire a trovare la quadra, un cavallo di bastoni è il percepire che forse si ha bisogno di mettere un po' di chiarezza in quelle che sono le nostre energie e le esperienze nelle quali le veicoliamo. Un cavallo di bastoni è legato al fuoco, qui di fuoco ce n'è in maniera diciamo un po' sporadica, perché prima avevamo terra con l'eremita, acqua con la regina di bastoni, di nuovo terra con 3 di denari. Qui devi riattivare il tuo fuoco interiore, si parte con un bagattello legato proprio alla natura arietina, si prosegue con un carro sagittario, si arriva a un cavallo di bastoni che è una carta legata di nuovo a quello che è il segno del Sagittario, ma al di là dei segni c'è proprio l'elemento fuoco. Il bastone è legato al fare, è legato al buttarsi, è legato all'abbracciare le esperienze di pancia, di petto, senza pensarci, dicendo: ok, se fino ad ora è andata male e l'universo mi ripropone lo stesso copione, forse è segno che io devo creare un nuovo copione, devo scrivere il copione della mia vita. Il giudizio potrebbe ben rappresentare appunto anche il ritorno di un ex o il ripalesarsi di un ex, ma anche in questo caso forse una luna va a dirci che comunque la tua percezione di questa situazione, il tuo modo di approcciarti a questa situazione deve essere non più ingannevole verso di te, ma verso l'altra persona. Del resto un giudizio su una luna è proprio un risveglio
che va a fare chiarezza su tutti i dubbi, le paure e le sensazioni di inganno o di autoinganno. Non è un brutto momento in realtà quello che stai attirando, è un risveglio, una rivelazione, è un cambiare prospettiva su un qualcosa che l'universo ti propone per l'ennesima volta, ma è una ribellione un po' nei confronti del fato, detta così sembra grossa, soprattutto per chi è un po' fatalista come sono io. È una ribellione nei confronti del fato che ti permette di dire no, questa volta il copione voglio scriverlo io. E lo farai perché comunque alla fine qua ci sono proprio delle inquietudini, ti ripeto, che vengono sanate, vengono viste sotto un altro aspetto, vengono un po' rilasciate nel passato e con questo carro anche in maniera molto assertiva, molto definitiva. Il ribellarsi potrebbe essere anche il ribellarsi all'attuale situazione di vita, quindi proprio il trasferirsi, ma il riprendere in mano il proprio destino alla luce di un giudizio, carta di passione intesa come verve, volontà di vivere, voglia di vivere pienamente anche quella che è la propria solitudine. Questo eremita, che ha aperto la stesa inizialmente, ritroverà la gioia di centrarsi su se stesso, su se stessa, vincendo il destino semplicemente ignorandolo. Se stai pensando all'amore, questo si ripresenterà dal passato, magari sotto la forma di una persona diversa, ma ripetendo le stesse dinamiche. Se stai pensando al lavoro, a quel privilegio che ti è stato tolto, a quei soldi che hai dovuto spendere, forse anche in maniera irresponsabile, un po' come una decina di coppe di sceva, magari alcuni li hai dovuti spendere per i casi della vita, per le spese che ci sono, altri li hai spesi forse lasciandoti prendere un po' la mano. Bene, qua comunque ti viene a dire recupererai tutta quella che è la tua centratura con un giudizio che va a fugare i dubbi della luna e recupererai probabilmente anche quelle risorse o quelle situazioni che hai perso. Devi però volerlo, devi ribellarti, tu stai attirando la profonda, bella, genuina ribellione di un cavallo di bastoni che decide di spezzare la quiete. Una scelta alla luce di quello che può essere il dover rimandare per l'ennesima volta un viaggio, un trasferimento, una rivelazione, anche una connessione con qualcuno, quindi per l'ennesima volta ti capita l'ex che rivedi, ma per l'ennesima volta la cosa non prende la piega che vuoi. Una scelta di dare un colpo di mannaia su una situazione si rivela per te terapeutica e ti porta a fugare tutte le nebbie interiori per rivendicare la tua grande libertà e soprattutto la tua grande autonomia. È una lettura bellissima. Di cosa ho bisogno? Ci dice la carta dell'anguilla, te l'ho già detto. È una domanda importante. Di cosa ho bisogno? Ho bisogno veramente di questa relazione che si ripropone per l'ennesima volta? Ho bisogno veramente di questo lavoro che per l'ennesima volta non mi dà gratificazione e forse nemmeno mi dà gratificazione economica? Ho bisogno veramente per l'ennesima volta di una promessa che mai si concretizza? Ti assumerò, ti darò qui, ti farò fare là? Oppure semplicemente voglio prendere in mano la mia vita? Non trovo lavoro? Bene, me ne invento uno. Non c'è l'amore? Mi amo, perché solamente amandomi porto amore a me stesso, a me stessa. L'ex che è tornato, è tornata, è sempre uguale a prima e ci sono conflitti, eccetera. Vai a quel paese, vai. Qui c'è proprio la rivendicazione, stai attirando una grande determinazione, ma tutto succederà perché dovrai rimandare per l'ennesima volta o con le stesse dinamiche o con persone dinamiche completamente nuove, ma sempre affini energeticamente alle precedenti. Dovrai rimandare per l'ennesima volta un qualcosa a cui tieni e questo sarà un po' la goccia che ti farà traboccare il vaso. Su questo, questa quiete di intenzioni, su questa pace bella, ma mi viene da dire anche imposta, tu andrai a porre il sigillo della ribellione e dirai basta, mi avete cagato il cazzo tutti, via. E con questo sarà rinascita. E quella sicuramente ti porterà in quella solitudine
che non è mai solitudine, è il primeggiare, è la solitudine dei numeri primi, è l'essere consapevoli di essere un unicum fra la folla e il giudizio. Una rinuncia ti porta l'abbondanza. E questo, pur se un po' magari ti costerà rancore, ti costerà fatica, ti costerà, però poi alla lunga, e forse nemmeno tanto alla lunga, sarà per te l'occasione di una grande rinascita. Probabilmente si tratta veramente della rinuncia ad un viaggio o della rinuncia ad un qualcosa che si ripropone identico dal passato e che quindi ti fa fare un viaggio nella memoria. Bellissima variante, ti ringrazio per averla vista, se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale, ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Variante dell'Edmond Dulac Tarot, bellissimo anche questo, sono mazzi veramente stupendi, entrati di recente nella collezione della Lucerna. Prima di usare però il Dulac Tarot andiamo a vedere in quale momento energetico sei e lo facciamo con un altro mazzo straordinario che è il mazzo dei tarocchi dorati estensi, per te che hai scelto la variante del Dulac Tarot. In quale momento energetico sei? Tu che hai scelto la variante del Dulac Tarot. Spero di pronunciarlo bene, Dulac o Dulac, non lo so. Mi informerò, però che comunque sono belli. Per te che hai scelto la variante del Dulac Tarot, cade il cavallo di spade. Andiamo a vedere. Il re di bastoni. Il re di denari. Là, due re. Il 2 di bastoni. Due re e un 2 di bastoni. La saggezza che si può esprimere in due differenti modi. Il re di bastoni, il saggio, l'amico, il consigliere, la persona misurata, la persona posata, la persona che probabilmente anche lenta. Potrebbero essere persone nella tua vita o aspetti della tua personalità. Lenta nel prendere una decisione ma sicura nei passi. La carta di chi ha anche un temperamento filosofico, un qualcuno che forse è in grado di dare insegnamenti non solo a se stesso o a se stessa, ma anche agli altri. La carta di chi si eleva sopra la media delle persone comuni, la carta di chi troneggia, domina. La carta di chi ha un profondo dialogo interiore con se stesso o se stessa. Un re di denari. La carta di chi conteggia, valuta, scruta, osserva, dà o si dà possibilità. La carta che cerca di valutare quanto il mondo attorno a sé sia un mondo al quale aprirsi, al quale concedersi, e con accortezza investe tempo, energie e in alcuni casi anche denaro per poter comprendere quanto ritorno ne avrà in termini appunto energetici, economici, temporali. Insomma, due modi diversi di esercitare la saggezza, una scelta fra due persone, fra due lavori, fra il lasciare e tenere un lavoro, fra il vendere o ottenere un immobile, tra il procedere o meno con una causa legale, con un'avvertenza o magari con l'ingiunzione a qualcuno di
poter cambiare direzione rispetto ad un qualcosa che non ci piace, oppure forse due scelte inerenti al percorso di vita. Magari ancora non ho due lavori, ma non so come direzionare le mie energie. Oppure due scelte che attendono la risoluzione portata da un cavallo di spade. Ma bisogna fare attenzione. Il cavallo di spade è una carta che io amo. Lo amo perché non guarda in faccia a nessuno. È un giustiziere. Che cosa c'è qui che dà frutto? Sei un re di bastoni, dà frutto la tua vigna. Bene, teniamola. Che cosa c'è qui che dà frutto? Sei un re di denari, dà frutto il tuo investimento. Bene, teniamolo. Ma se la vigna non desse frutto, l'investimento non desse frutto, il cavallo di spade li reciderebbe entrambi. Ora, che cosa succede se nessuno dei due al momento dà frutto? Il cavallo di spade arriva a livellare le aspettative. E il 2 di bastoni ti dice: devi saper scegliere con saggezza. Sei ad un bivio importante. Un bivio che per te richiede accortezza, saggezza, decisione, capacità di proiettarti nel futuro e soprattutto capacità di esercitare il dominio. Il dominio è una cosa molto importante. Spesso si ha una concezione molto malata, mi verrebbe da dire, dell'esercizio del dominio. Esercitare il dominio non vuol dire esercitare il dominio sugli altri, ma è l'autodisciplina che origina il dominio sugli altri senza la necessità di imporlo, origina quel rispetto sacrale che appunto due re meritano. All'apparenza sei un re, uomo o donna che tu sia, hai la stoffa, hai la preparazione, hai la centratura, hai la bellezza, hai l'energia, hai la proporzione perfetta per sedere sul tuo scranno, ma non sai decidere quale. Qual è il mio futuro? Quali sono queste incertezze che devo combattere? Perché anche l'avere un'idea di quali sono le incertezze ci aiuta a gettare le basi per delle certezze, ma quando l'incertezza è talmente nebulosa da non avere prospettive, da non avere, ci si affida al destino, ci si affida al caso, e non è mai saggio questo. Perché, ti ripeto, un cavallo di spade può arrivare e livellare tutto. Certo, un cavallo di bastoni potrebbe significare la famiglia, la casa familiare, le origini familiari, tutto ciò che ci lega all'ambiente culturale, sociale nel quale siamo nati e cresciuti, quindi non solo la famiglia di origine ma anche gli amici. Un cavallo di denari un re di denari, scusami, potrebbe rappresentare il dover rimettere in discussione questa famiglia, l'allontanarsi, il ritornarci, il mettere in vendita la casa di famiglia, il dover magari allontanarsi dalla famiglia per lavoro, il voler magari ricostruire una propria famiglia, ma non allontanandosi da quelle che sono le radici che la nostra crescita sociale e familiare ci ha dato. Sai scegliere? È questa la domanda. Sei una persona che aspetta che il destino scelga per lei o per lui. E questo, ti dirò, in parte può andare anche bene. Però un focus ce lo devi avere, perché sennò il destino viene e livella. Livella e ti dice: ok, sono pronto a darti ciò che vuoi, però dimmi cosa vuoi. Sai che desiderare è una delle cose più difficili del mondo. Siamo tutti buoni a dire: voglio 1 milione di euro, voglio la barca grossa, voglio la Lamborghini, voglio la villa, voglio un sacco di figa. Siamo tutti buoni a dire così. Ma lo vuoi veramente? O forse è una compensazione egoica? O forse magari ti basta il tuo nido nel quale comunque vivi la tua vita dignitosa, col tuo compagno, la tua compagna, senza necessità di avere l'universo fra le mani, dato che comunque a livello teorico, a livello filosofico e spirituale già ce lo hai, essendo comunque un uomo, una donna.
ecco che forse il tuo interrogativo non diventa lo scegliere, ma lo scegliere tra cosa desiderare potrebbero essere anche due persone, due re che si affacciano nella tua vita. Ed ecco che la domanda diventa: lo voglio veramente? Devo fare un passo. Ti ripeto, allontanarmi da casa, vendere casa, formare una famiglia, andare a convivere, ufficializzare un fidanzamento, scegliere fra due persone, scegliere fra due lavori, lasciare un lavoro o aprire un lavoro. Devo scegliere fra due possibilità. Lo voglio veramente? Voglio veramente sobbarcarmi l'onere di scegliere? Questa è la tua domanda. Se ti riconosci nella variante, continua pure a guardare, in caso contrario hai altre due possibilità. Andiamo a vedere quindi col Dulac Tarot, se ti riconosci nella descrizione, che cosa stai attirando tu che appunto hai scelto la variante del Dulac Tarot. Non so mai come si pronuncia, spero di pronunciarlo bene. Vediamo un pochino che cosa stai attirando. Tu che hai scelto la variante del Dulac Tarot. L'asso di spade. Il sole. La forza. Il 9 di coppe. Non male, soprattutto se stiamo parlando di amore. Il 5 di spade. Il 4 di coppe. La luna. Andiamo a mettere anche un oracolo del Woodland Wardens per tu che hai scelto la variante del Dulac Tarot. Il ragno e la passiflora. Abbiamo detto che tu non sai scegliere o non vuoi scegliere fra una o più possibilità. E abbiamo detto anche che il destino probabilmente sceglierà per te. 5 di spade, una carta che fa sempre un po' paura, ma associata a un sole può far pensare proprio a quella che è l'implicazione dell'esercitare il potere di scegliere. Il 5 di spade del resto è anche la carta di chi forse pecca di egoismo, non scegliendo e magari tenendo qualsiasi tipo di situazione, soprattutto in campo a livello affettivo, a metà. In un certo senso sta un po' tessendo la tela attorno a situazioni o persone. Ora, voglio essere onesto, la lettura è positiva ma ti bacchetta un po'. Ti bacchetta un po' perché ti dice forse questo tuo stare a mezz'aria nelle scelte sta coinvolgendo altre persone. L'asso di spade è sempre comunque, oltre all'esercizio della volontà, a notizie, a determinazione, anche quello che è poi il coinvolgimento, volontario o meno, di altre persone. Un po' questo sole viene scardinato da un 5 di spade alla luce di un asso di spade, quindi quello che secondo me qui ti vanno a dire è che è ingiusto che tu tessa la tela e c'è il rischio e la possibilità che la tela venga tessuta poi un domani attorno a te. Quindi fai attenzione, prendi una decisione chiara su quelle che sono le situazioni irrisolte o in sospeso che al momento stanno caratterizzando la tua vita. Anche una carta di forza su una carta di 4 di coppe potrebbe dirmi questo. Il tarocco purtroppo ha comunque un impianto rinascimentale. Il 4 di coppe viene sempre visto secondo i valori dell'epoca. La lascivia, la lussuria sono comunque situazioni nelle quali il tarocco non è che sia proprio compiacente, quindi il 4 di coppe viene sempre visto come una forma di
impigrimento, un po' di impigrirsi appunto, in quelle che sono situazioni dove in realtà avremo potestà di scegliere. C'è qualcuno da lasciare libero? Lascialo. C'è qualcuno da scegliere? Sceglilo, o lascialo, sceglila a seconda dei punti di vista. Anche perché il problema è che le carte in fondo non è che siano molto... Io voglio sempre sforzarmi di vedere il lato costruttivo della luna, la fantasia, il giocare, i sogni, i viaggi, il lavorare ai propri progetti in modo continuo, in solitudine, essere proprio nel proprio mondo, diciamo, come tipico un po' dei creativi e degli artisti. Però alla luce di un 9 di coppe che mi va a ribadire un po' questa grande abbondanza già simboleggiata dal 4 di coppe, e probabilmente mi va a parlare anche di nuove possibilità, soprattutto per ciò che riguarda l'ambito affettivo, ma qui poi ti spiegherò perché la possiamo espandere un po' anche al lavoro, anche a tutte le situazioni un po' che ho portato nella prima parte. Una luna purtroppo non posso vederla completamente positiva, soprattutto alla luce di una carta di ragno e passiflora. Il tessere la rete fondamentalmente è un po' anche fra le righe quello che è il messaggio prima in maniera vigorosa della forza, che tesse la rete di contatti sociali, di amicizie, di possibilità, eccetera, eccetera, dopo del 9 di coppe, che tesse la rete di situazioni o persone che solleticano poi quella che è la nostra fantasia, i nostri desideri, che ci invitano magari a aprirci alle possibilità e a darci possibilità. Il problema è che poi il 9 di coppe, carta di per sé, non sempre di movimento, appunto, va ad interagire con una luna che diventa una carta di labirinto, di illusione, e quindi ripropone la tela. Tu stai attirando esattamente ciò che stai dando, ovvero tu stai portando avanti una situazione dove non riesci a scegliere, tu stai attirando una situazione dove qualcuno non riuscirà a scegliere. Quindi se si tratta di amore stai attirando un terzo, una terza, che però ti farà capire che quel potere che hai devi usarlo meglio. Se vuoi trovare un nuovo lavoro, attirerai un nuovo lavoro dove magari ti saranno promessi mari e monti, però poi sarà dura vederlo concretizzare. Perché? Perché ti farà capire che poi alla fine devi essere tu che devi scegliere con consapevolezza. Oppure magari se vuoi vendere un bene, vuoi avviare una frequentazione, vuoi, ecco, tu comunque attirerai persone interessate, ma che poi se la prenderanno comoda. Il problema è questo, è che tu stai usando un qualcosa che probabilmente origina da quelle che sono le tue incertezze, le sue insicurezze, e forse, ti ripeto, il tuo non è uno scopo manipolatorio, il tuo è uno scopo nobile, perché comunque è un sole, una forza e un 9 di coppe. Non sono carte di manipolazione, sono carte di rete di contatti, di potere, di visibilità, di portare alla luce, eccetera, eccetera. Quindi sono carte belle, e anche la carta di un asso di spade è la volontà. Quindi sicuramente stai muovendo nel modo che per te è il più pulito e bello possibile. Il problema è che forse pecchi un po' nell'usare questo potere, tenendo in sospeso troppe situazioni e non prendendo una decisione. E questo purtroppo all'universo, che tu sia una brava persona o meno, non gliene importa niente. L'universo ti dice: tu devi scegliere. Non scegli? Ok, ti faccio capire che cosa vuol dire non scegliere, e ti do una situazione che ti è perfetto specchio. Del resto la luna nella carta, nel mazzo dei tarocchi di Marsiglia, si riflette in uno specchio d'acqua con questo granchio, questo astice che esce dalle profondità di questo specchio per avviarsi appunto a quello che è un percorso di iniziazione che poi culmina fra le due torri e deve affrontare i due guardiani della soglia, che sono i cani, che rappresentano poi le sue paure e le sue insicurezze. Ed ecco che torna il discorso dello specchio dal quale si deve emergere. E quindi, per farti capire come stai abusando del tuo potere, qui probabilmente tu stai attirando un qualcuno che questo potere te lo renderà in modo speculare, capisci?
E torno a dirti, non è una questione di karma perché sei stato cattivo, sei stata cattiva, non lo sei affatto. Addirittura tu potresti non scegliere, soprattutto in amore, per paura di ferire, o non scegliere nel lavoro perché magari hai paura che l'azienda per la quale lavori poi vada in difficoltà perché gli manca un lavoratore, o magari non ti avvia un lavoro perché hai paura che comunque non potrai più occuparti di quella, di quell'altra cosa, o magari non alieni il bene di famiglia perché hai paura che poi ti mancherà, magari i familiari non approveranno, eccetera. Tu non stai scegliendo, stai trascinando nel tuo non scegliere qualcun altro, e l'universo ti farà capire come questo potere purtroppo è deleterio per te e per le altre persone. Ecco perché vai ad attirare praticamente una situazione che ti è speculare e che ti, almeno inizialmente, solletica un po' in quella che è la fantasia, quindi che ti ispira desiderio di metterti in gioco, desiderio di scegliere in amore, desiderio di aprirti. Però purtroppo il problema è che qui il discorso della tela è un po' il motivo trainante di tutta la stesa. Anche l'asso di spade rappresenta la nostra volontà nei confronti delle relazioni sociali, così come il sole rappresenta il mettersi in luce. Appunto, prima c'erano due re, ti ho detto tu hai la stoffa di un re, devi solo accettare di tirarla fuori, devi esercitare un potere. Una scelta comporta sempre, comunque, l'approvazione di qualcuno e la mancata approvazione di qualcun altro, in qualsiasi campo. Scegliere è una responsabilità immensa, ma se tu non scegli, come ti ho detto prima, l'universo sceglierà per te, e purtroppo lo farà, oppure appunto può usare la seconda strada, ti insegnerà a scegliere mandandoti una situazione che è praticamente la stessa che stai vivendo tu. Quindi fai attenzione, tu stai attirando una persona esattamente identica a te nel modo di rapportarsi agli altri, e questo potrebbe rivelarsi destabilizzante e farti capire come il potere di scegliere va esercitato in maniera consapevole. Non è proprio una variante, diciamo, positivissima. Io però ti auguro ogni felicità. I tarocchi ti hanno voluto un po' bastonare. Ti ringrazio per averla vista. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una video lettura interattiva o un altro tipo di contenuto. John Bauer Tarot, mazzo bellissimo anche questo. Prima di utilizzarlo per divinare su ciò che stai attraendo, prendiamo però un altro mazzo meraviglioso, il tarocco dorato degli estensi, e andiamo a vedere chi sei energeticamente tu che hai scelto la variante del John Bauer Tarot. Chi sei? Se ti riconosci nella descrizione continua a guardare il video, in caso contrario hai altre due possibilità. Chi sei tu che hai scelto la variante del John Bauer Tarot? Ok. L'otto di coppe. Il 3 di bastoni, il 10 di denari. Non sono brutte carte, è vero che un 8 di coppe rappresenta sempre una certa idea di taglio, di tuffo nell'ignoto, di tentativo, di abbandono, una certa idea anche di adagiarsi un po' sulle cose, un po' forse anche non preoccupandosi di quello che ci riserverà il futuro. Non deve essere sempre la carta di chi chiude le relazioni d'amore, magari sei single o magari sei felicemente in coppia.
L'otto di coppe è la carta anche di chi vive in modo teatrale un po' la sua vita, potrebbe essere teatrale perché magari la persona ha atteggiamenti teatrali, potrebbe essere teatrale perché magari appunto un po' come Cronos, cioè il canale YouTube, quindi devi comunque avere una certa teatralità di fondo nel porti davanti alle persone che conosci, ecco. Quindi comunque qui stai vivendo il tuo tempo in maniera estremamente fluida, un otto di coppe, e questo senza certezze, perché le certezze qui sembri un po' rifugirle, forse le certezze che avevi in passato ti hanno magari destabilizzato, un otto di coppe del resto è un po' la carta di chi anche vuole rinnovare le prospettive, accettando di aprirsi alle possibilità che possono arrivare per via intuitiva con un 3 di bastoni, carta di lavoro, carta di ritardo, ma anche carta di colpo di genio, carta di idea, carta di improvvisa ispirazione. Ecco, un 8 di coppe e un 3 di bastoni, un progetto che nasce, un'idea che arriva, un qualcosa che è in gestazione, un qualcosa che sentiamo nascere nel profondo e verso il quale vogliamo buttare tutte le nostre risorse, 10 di denari. Se alla soglia di un grande cambiamento, soprattutto a livello lavorativo, ma mi viene da dire anche a livello di amore, soprattutto se sei single, il 3 di bastoni mi può rappresentare la nascita improvvisa di una simpatia, non è proprio una carta di colpo di fulmine, più di colpo di genio, però può rappresentare anche la connessione che c'è fra due persone che poi culmina nella coppia del 10 di denari. Ti affidi molto a quello che il destino ti porge davanti, ringrazi e laddove ti risuoni ti fai coinvolgere e non ci pensi un attimo a buttarti. Certamente hai un sogno da portare avanti, un progetto, un'idea, come ho detto prima, che nasce un po' come se avesse fermentato nella tua mente per lungo tempo e poi si fosse rivelata come magari un ottimo vino spremuto dalla vigna della tua esperienza. Ecco che un 10 di denari viene a dire che comunque sei una persona che nonostante le incertezze del momento sa che ce la farà. Sa che comunque questo 10 di denari rappresenterà la capacità non solo di avere una propria dimensione fissa, una propria anche dimensione affettiva, non soltanto lavorativa. Il 10 di denari si pensa spesso alla carta della famiglia o alla carta dell'ambiente lavorativo o alla carta della propria azienda o dei propri progetti, ma anche a livello di investimento, di gestione di anche energie che abbiamo e che possiamo anche recuperare dal passato. Questa è una cosa molto bella che mi esce da questa variante. Sembra che questo progetto, se c'è o se sta per arrivare o se è in gestazione, in realtà venga un po' a ricaricarti nella motivazione della quale tu sembri ora un po' difettare. Certamente quello che non ti manca è la speranza. La speranza è anche soprattutto quella che è la determinazione di sapere che comunque per te uno sblocco, uno sbocco, una riuscita, un posto in quella che è comunque la sicurezza, l'idea di sicurezza, l'idea di certezza c'è sempre e quindi comunque sei una persona estremamente fiduciosa nonostante un momento che magari nella tua mente contempla soltanto un'idea di aggiustamenti, ritardi, cose che si accavallano, eccetera, però in tutto sto casino ha comunque una meta ben definita. Questo è un grande pregio, il sapere che cosa desideriamo e soprattutto anche forse il riuscire, anzi senza forse, qua è proprio il riuscire a darsi e a riconoscersi i tempi senza cedere alla tentazione di voler ossessivamente affrontare un percorso irto di difficoltà in quanto magari si mette troppa carne al fuoco anche stavolta, appunto di volersi riconoscere il tempo con cui portare a termine il proprio cammino, portare a compimento, riuscire ad attraversare la meta che ci siamo posti. Ecco che qui arriva una persona che nonostante il grande caos esteriore, forse fatto di tante possibilità in amore, nel lavoro o di tanti impegni o di tante persone che gli ruotano intorno o forse una persona che magari anche
ha un po' di caos anche interiore, qualche incertezza sulle quali fonda certezze paradossalmente. Dici ok, ho un 8 di coppe, vedo il vuoto, bene, il vuoto lo posso riempire con i colpi di genio, con le ispirazioni. Qua comunque sta mettendo carne al fuoco in attesa di allestire il banchetto del quale poi sarà protagonista e anche di invitare gli ospiti che preferisce. Direi che sei una persona che si sta avviando a una bella realizzazione. Vediamo che cosa stai attirando. Può essere una cosa che è in linea con quello che è uscito fino ad ora, così come può essere magari una cosa completamente diversa. Per te che hai scelto la variante del John Bauer Tarot, mazzo veramente stupendo anche questo. Che cosa stai attirando? Il 2 di spade. Di nuovo il 10 di denari. Il 10 di spade. Allora, come sai, nella scuola inglese giustizia e forza sono invertite, quindi questa qua sarebbe la giustizia, anche se sembra più l'eremita, con questa figura, però è molto bella. Andiamo a vedere le carte di chiarimento. Il 2 di bastoni. Il diavolo. L'asso di coppe. Uè ragazzi, se sei single ti sposi qua, o comunque vai a convivere, insomma qua si fa una bellissima coppia. Vediamo un pochino anche col Woodland Wardens, per te che hai scelto la variante del John Bauer Tarot. L'ape e il melograno. Non me ne volere se questa variante durerà meno, ma già la carta dell'ape e del melograno ci dice che sei una fucina di produttività e di creatività. È vero, va su una carta di 2 di spade. Se hai visto tutto il video, hai visto che in una variante ho parlato di pace cercata o imposta. Forse qui la tua pace la stai cercando, ed è appunto il monito della carta dell'ape e del melograno. Sei una fucina di produttività, però abbia anche cura di te, perché comunque qua sicuramente c'è una persona che magari con questo 10 di spade su 10 di denari potrebbe anche dover dare un taglio a quelle che sono delle energie di 2 di bastoni, che sono il 10 di denari è la gestione dell'energia, il 2 di bastoni è lo scegliere con saggezza. Dovrebbe, il 2 di bastoni è lo scegliere con saggezza, dovrebbe anche dare un taglio un attimino a quelle che sono delle energie caratterizzate poi da un diavolo, carta di magari un po' di trascuratezza, un po' anche di vita sregolata. Ok, certamente magari vai a cercare quella che può essere una situazione di equilibrio maggiore per te, va bene, e questo ci sta. Qui ti bacchetta un pochino, abbi cura di te, ci sta dicendo, ti stai spendendo forse un po' troppo, anche se hai ben chiaro l'obiettivo, anche se ti dai i tuoi tempi, ma magari vuoi strafare ugualmente. 2 carte di 10 rappresentano comunque la chiusura di un ciclo e il passaggio ad una nuova fase. È interessante che siano l'una carta di denari, che agisce quindi sulla materialità e sulla gestione della materia, e una carta di spade che quindi agisce sul pensiero. Come gestisci il tuo apporto alla materialità? Probabilmente cambi opinione su come gestire
il tuo rapporto con la materialità, e questo ti porta con una giustizia ad avere comunque delle entrate economiche non indifferenti, o comunque una certezza economica abbastanza in linea con quelle che sono le tue aspettative. Certo, chiedi sempre con consapevolezza all'universo, perché l'universo ti dà in virtù di quanto sono le tue risorse. Se uno chiede il necessario per riuscire a vivere, l'universo non nega mai, assolutamente. Soprattutto con un asso di coppe che ci dice che comunque la soddisfazione è garantita. Ma dove queste carte potrebbero veramente dare il meglio di sé è in amore. E qui il curati diventerebbe ancora più importante, perché ci direbbero: abbi cura di te, soprattutto se sei single, preparati a quella che è la chiusura, con questo 10 di spade, di un periodo forse anche per te tormentato da single, e all'apertura giustizia asso di coppe con una persona che ti completa, forse addirittura un incontro destinato. Io, lo sai, non sono molto per queste cose che usano nella moderna cartomanzia, fiamme gemelle, incontri karmici, non le approvo molto. Secondo me comunque alla fine ci sarebbe da spalancare un tombino per spiegarti la mia visione, che te lo risparmio, guarda. Però ecco, ci sono alcuni casi come questo dove forse l'idea di incontro destinato può essere comunque un qualcosa di veramente, diciamo, possibile, ecco. Anche perché la giustizia è una carta di nutrimento e l'asso di coppe rappresenta il Graal, quindi in un certo senso tu hai, tornando un po', ho citato in una variante il mito sumero, tornando al mito sumero tu hai l'acqua e il cibo di vita uno sopra l'altro, il nutrimento di vita e il Graal, la coppa che contiene appunto, al di là delle miliardi di varianti che ci sono, contiene appunto comunque il viatico spirituale, per estensione il liquido, l'acqua, la coppa contiene il liquido di vita. Ecco che qui c'è una grande rinascita, soprattutto secondo me in ambito affettivo. Ma perché? Perché tu impari ad usare la saggezza, a curarti anche di te. Qui forse c'è una persona che si spende troppo per se stesso, se stessa, prima che per gli altri. Vuole strafare, vuole mettere tanta carne al fuoco, vuole progettare, vuole costruire, ha tanti sogni, tante ambizioni, tante idee. È tutto molto bello, ma poi questo 2 di bastoni ci porta forse anche un po' a quella che è l'indecisione. Quale energia privilegiare, quale progetto portare avanti, quale idea, quale lavoro scegliere, quale esperienza di vita andare poi a promuovere, quale magari lasciare indietro. Certo, lo sai dove vuoi arrivare, lo sai benissimo, l'abbiamo già detto, è il percorso, è il sentiero che qui forse non ti è molto chiaro. Un 10 di spade taglia fuga un po' tutti questi dubbi, e un diavolo ti dice: abbandonati anche all'idea di bellezza, trasforma quello che è il tuo vizio in un espediente creativo, trasforma quella che è la tua insicurezza, la tua enorme esperienza creativa, il flusso continuo di input, in un qualcosa che ti torni a livello energetico, ti torni un po' come se tu dovessi gestire appunto una serie di input che l'universo costantemente ti manda. 10 di denari potrebbe anche dirci che questa energia, oltre ad imparare a gestirla, devi anche canalizzare. Quindi ben vengano i momenti in cui si sceglie di tradirsi, di tradire la propria mission e di dedicare a se stessi il tempo che sottraiamo a quell'obiettivo che ci siamo posti. Quindi ben vengano i momenti in cui si entra in connessione con se stessi, anche con la pratica magica, giustizia e diavolo, e anche asso di coppe se vogliamo, o con la pratica meditativa, o con semplicemente un momento per sé, che con un diavolo può essere anche la buona sigaretta, la buona birra, perché no? La vita sociale. Vita sociale sembri farne poca qua, anche se un 10 di denari rappresenta il contesto nel quale ci muoviamo, ma un contesto abituale di routine. Anche qui ti dice: basta, scegli
di darti anche la possibilità di avere una vita sociale. Lo farai, sceglierai di chiudere il momento nel quale hai fatto il frate per tanti anni e sceglierai di aprirti a quelle che sono le esperienze della vita, non negandoti di rivendicare anche l'adeguato nutrimento per il tuo spirito, non solo per la tua mente. E questo saprà saziarti e portarti ad un equilibrio. Stai attirando un grande equilibrio, se sei single stai attirando l'amore, se hai, come ho detto prima, tanti input, tanti progetti, tanti sogni, stai attirando quel momento ideale di raccoglimento che ti permetterà di capire come portare equilibrio nella tua vita e come portare abbondanza nella tua vita. Ad ogni modo, con una giustizia, con un asso di coppe c'è sempre l'idea di abbondanza, di serenità, di amore e di pienezza di mente, di spirito e anche di corpo. Stai attirando una vera e propria rinascita. Ognuno poi legherà questa sentenza a quella che è la sua situazione. L'importante, ti dicono queste due carte, non strafare, tanto comunque tutto arriva. Non strafare, soprattutto a livello lavorativo, laddove stai comunque per avere accesso a quella che è un po' la risposta in termini di compensazione anche economica, stai per avere la risposta a quello che è il tuo impegno. Ok, non strafare, tira un po' il fiato, è il momento nel quale tu ti siedi, guardi ciò che hai fatto, fosse anche poco, fosse anche nulla, guarda a quello che è ciò che hai fissato nella tua mente e dici ok, ora è un momento per me, perché comunque l'universo sta per rendertene merito in termini di grande abbondanza. Abbiamo finito con il botto, abbiamo usato 3 mazzi meravigliosi. Io voglio ringraziarti per aver seguito questa variante. Se ti è piaciuta ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. 3 varianti molto differenti per contenuti, per 3 mazzi non proprio differenti come stile, ma molto simili come sensazione di comunicazione, come interazione. 3 mazzi che comunicano veramente molto bene, mi piacciono moltissimo. Io mi auguro che questa videolettura ti sia piaciuta, se così è ti invito a lasciare il like, ad iscriverti al canale e ad attivare la campanella per ricevere una notifica ogni volta che caricherò una videolettura interattiva o un altro tipo di contenuto. Ti do appuntamento alla prossima videolettura della Lucerna di Cronos. Ciao! Ciao, benvenuta, questa è la Lucerna. Ho sbagliato. Non ho messo l'altro microfono. Energia mi trovo e quale energia sto attraendo nella mia vita e di conseguenza come questo. Vaffanculo. Ciao, benvenuta, questa è la Lucerna. Delle copertine, delle confezioni al fianco della minchia, perché cazzo è andata bene. Ciao, benvenuta, questa è la Lucerna. Ciao, benvenuta, ah, la gamba. Scarabeo ha tratto appunto questi 3 mazzi veramente belli. Il tutto sarà sto cazzo, perché non mi piace, va rifatta. Insomma, molto simili anche per un altro verso. Appunto vi vado a fanculo perché mi sono fermato. Fine il Bauer Tarot. Prima di ogni variante ci sarà la nerchia perché vaffanculo vale rifatto. Tarot e il terzo infine è il Bauer Tarot. Andremo a fanculo andremo. Ciao, benvenuta, questa è la Lucerna di Cronos e questa è la videolettura interattiva numero 234. Quale energia sto cazzo? A motivo. 3 varianti dell'interattivo di oggi. Oggi non culo, cazzo, merda. Rackham Tarot. Il secondo è il Bauer, no, il secondo è il Dulac. 3 varianti estremamente differenti fra loro per 3 mazzi molto diversi ma anche molto simili come cazzo, ma anche molto simili per grande comunicazione, per contenuti
ma anche molto simili per minchie.